Bei tempi, eh! Erano i favolosi anni 10. Si dice così? Beh, come si diceva anni 60, 70, un po' di anni fa, oggi si dovrebbe dire così, non vi pare? Comunque, in ogni caso, eravamo veramente felici. La parola sembramenti nessuno sapeva cosa volesse dire. Happy hour e aperitivi di gruppo erano di gran moda. E a nessuno era mai venuto in mente che non si potessero abbracciare le persone, dargli la mano, visitare i parenti e soprattutto non era assolutamente vietato fare l'amore. Guardate quella ragazza, poverina, sta osservando smarrita il video di una serata che lei non può trascorrere, ma non può nemmeno mangiarsi una pizza col suo ragazzo e nemmeno andare a visitare la mamma che abita a 2 passi da casa sua. Avrebbe sicuramente bisogno di abbracci, più del solito, e invece ha paura di un abbraccio, vive in un mondo che all'improvviso è diventato sconosciuto e ostile. Quello di camminare tenendosi a distanza, con la mascherina sulle labbra, rinunciando a una stretta di mano, a un bacio, attenta a non contaminarsi. Il virus, il nemico invisibile, ha cambiato la nostra vita. E allora cosa fare? Cosa dobbiamo cercare in fondo al bosco? Direi il lato positivo, anche in questo terribile male che c'è sempre in tutto, sì anche nella pandemia. Quindi meglio che compiangersi o deprimersi, aggrediti dai media che ci informano sull'andamento più o meno devastante del Covid. Oscar Wilde diceva che a questo mondo vi sono solo 2 tragedie, una è non ottenere ciò che si vuole, l'altra è ottenerlo. Beh, allora questo virus qualcosa di buono ci porta, ma cosa? Dopo la notte viene sempre il giorno. Potrebbero essere cose meravigliose. La principale è forse che ora capiamo il grande valore per le relazioni, che prima erano la normalità ed ora ci mancano, hanno acquistato un valore inestimabile. Il desiderio di stringere una mano, di abbracciare un amico, di baciare chi amiamo, è ora diventato fortissimo, uno tsunami di sentimenti ed emozioni represso. Poi, ora che siamo rinchiusi fra 4 mura davanti allo specchio, forse ritroviamo noi stessi e diamo un valore diverso alla vita e al tempo che prima ritenevamo un diritto, mentre ora capiamo che sono un dono. Il tempo per pensare, che prima non trovavamo, ora lo abbiamo e possiamo ritornare bambini e fare le cose semplici che una volta ci riempivano di gioia. Scrivere una lettera, un diario, leggere, dedicarci alla musica, prendere dei colori, dei fogli di carta e fare un disegno. Anche se non siamo pittori, può ridarci serenità. Telefonare a un vecchio amico, rivivere il passato, le foto, i ricordi. Ma torniamo all'amore, quello che ci fa battere il cuore, che non ci fa dormire, che ci travolge la mente, che ci dona una felicità delirante. Un amore travolgente che parte dal cuore e non dalla mente. E penso a chi non ha la fortuna di condividere con il partner l'isolamento ed ora non può più unire il suo corpo con quello di chi ama e mi chiedo, può essere questo un dono del Covid? Beh, certamente non sembrerebbe. Ma in fondo non può essere che questa privazione annulli quello che chiamiamo abitudine. E la lontananza e la crescita del desiderio non può essere un valido termometro per capire se è amore vero, non un noioso figlio dell'abitudine. Se insomma la lontananza ci allontana e ci spinge a spegnere il desiderio.
oppure limita solo il nostro desiderio di sesso, che fra l'altro in questo periodo, in fondo, può essere persino soddisfatto autonomamente e senza rischi. Oppure la lontananza e la mancanza del contatto fra i corpi può sviluppare l'amore spirituale ed esaltare la più bella emozione che la vita ci ha donato, quella di vivere davvero un amore travolgente, quello che viene alimentato ogni giorno dalla condivisione dei pensieri, quello insomma che ci travolge la mente e ci dà una felicità vera, spirituale e delirante. Beh, allora Oscar Wilde aveva ragione. Non ottenere per un po' quello che desideriamo può essere una disgrazia, ma l'attesa ci dona l'aspettativa e momenti magici, magari da trascorrere al telefono o in un fantastico sogno notturno. Insomma, un'anticamera della felicità.